Per Natale faccio un regalo a Franco che è lì ignaro che si sta vestendo. E adesso andiamo a ricevere il regalo. E dobbiamo andarci con una valigia piccolina. Il regalo è molto carino. Arrivati! Oddio, che bello! Ma è fantastico! Passiamo a Natale qua. Un giardino tropicale fantastico! Lo è. Guarda, c'è la piscina laggiù. Che bello! Ma come l'hai trovato? È segreto. Cioè, siamo nel cuore di Bangkok. Assolutamente. Che roba! Bello questo posto, splendente. Ma è un appartamento proprio. Che bello. Cavolo, col salottino, la frutta. Ah, la camera da direttamente nel bagno. Sì, sì, sì. Bello. E qua c'è il giardino. Dove eravamo? ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค ครั รับ บ thank you Ho parlato con il proprietario, che è un farang, è un inglese, che si è sposato con una thailandese anni fa, e il padre di sua moglie ha comprato la terra e fatto la casa nel 1941, quando erano arrivati i giapponesi. Poi non ho capito benissimo perché Putpa Sangrit, ma dai, nel 2008 mi sembra aver capito, l'hanno fatto diventare un albergo. Fino al 2008 è stata una casa. C'è una casa, vi rendete conto? Una casa. Vieni. Guarda, allora, oltre che vietato fumare, come ovunque, vietato fumare, c'è in Asia, nel sud-est asiatico, almeno in Thailandia, il divieto di portare in albergo, metropolitana, Skytrain, nei mall, cioè insomma nei grandi magazzini, neanche negli ascensori. Ascensori. Maiau! Il durian, che è questo frutto qui, perché puzza! Ai farang non piace generalmente, invece a me piace, è molto dolce, ne mangi un pezzettino e ti riempie, però è buono, a me piace. I love durian. Qua c'è il ristorante dell'albergo, devo mettere la mascherina, bellissimo, ha queste finestre altissime, fantastiche. Abbiamo fatto una cena molto buona 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, allora abbiamo deciso di venire qui, cioè abbiamo deciso, non è vero, l'ho deciso io perché è stato il mio regalo di Natale per Franco. Questa è la sala da pranzo, vista da fuori, qui si festeggia il Natale al caldo. Yes. Okay. I'm not confused. Okay. Are you leaving today? Yes. We come back to our condo and tomorrow we'll go to Pattaya to my friends. And you? Maybe onward to Chiang Mai. Oh yes, that's very good. Salamat jalan. Bye bye. Parlavo con questo ragazzo indonesiano perché ieri con Franco a colazione che mi stava aiutando a ripetere un po' delle parole di indonesiano, e a un certo punto questo ragazzo viene lì e mi dice che brava che sei. Dico per indonesiano, dico ma sei indonesiano? Sì. Abbiamo cominciato a parlare un pochino, perché io so dire veramente 4 parole. E così niente, però questa mattina ci siamo salutati, mi ha detto dove vai? Com'è? E lui va a Chiang Mai, noi andiamo verso sud, e poi mi ha detto Salamat Jalan, cioè buon viaggio. Solo che all'inizio, quando l'ho approcciato stamattina, gli ho detto buongiorno in indonesiano, lui mi ha guardato come dire ma chi sei? E allora, siccome per noi occidentali, fra l'altro, le facce orientali sono un po' tutte simili, no? Allora ho detto, oddio cavolo, ho sbagliato, che figura di merda, ho detto sorry, sono andata via con la coda fra le gambe, e invece poi quando sono ripassata mi ha detto, no scusami, ma sì scusa, è che ero un attimo distratto, e probabilmente per gli orientali, anche noi occidentali abbiamo la faccia tutte uguali, non mi aveva riconosciuto. Ma che uccello è? Io lo adoro, quando sento questo uccello qua veramente mi si apre il cuore, perché lo collego ai tropici, qui alla Thailandia, e quindi quando lo sento proprio c'è una sorta di effetto calmante, mi sento subito meglio. E
niente, mi tocca riportare anche i bagagli, non fa proprio niente, non fa. Vado a Pattaya dal mio ex fidanzato. Vi ricordate nell'ultimo video che vi lascio qui, che vi ho detto che ero andata in questo VAT con una scalinata lunghissima e che ci sono andata nello stesso VAT ma in miniatura, ecco, Ace, che ha aperto un ristorante italiano a Pattaya bellissimo, e quindi vado lì e vado a trovarla. Tra 12 minuti dovremmo essere arrivati. Changru. Siamo arrivati a Pattaya. Arrivati! Ma dove sono arrivati? In albergo? No. In una guest house? No. In un hotel? No. Siamo arrivati al The Cliff Condominium bla 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 qualcosa, e adesso vi faccio vedere un po' dentro perché ho intravisto una bella piscina. Adesso vi spiego perché siamo qua. Siamo qui perché quest'estate all'isola d'Elba ero lì a un certo punto in porto all'Esaom, e arriva un ragazzo, mi dice: ah, Marianna, ti seguo su YouTube. Ah, vabbè, ci mettiamo a chiacchierare, mi invita poi sulla loro barca, sua e della fidanzata, e mi hanno raccontato che anche loro appassionati della Thailandia avevano un appartamento a Pattaya. Ora, in questi giorni qua che mi hanno visto che ero a Bangkok, che facevo i video eccetera, mi hanno detto: ma se vuoi andate tu e Franco a Pattaya, l'appartamento è chiuso da 2 anni perché non ci vengono per il Covid, così, no? Gli abbiamo dato una spolverata, l'abbiamo areggiato, abbiamo controllato che non ci fossero infiltrazioni, insomma staremo circa una settimana qui. E se qualcuno di voi non so, a Bali, a Manila, a Malindi, Kenya, a Malindi. a Malindi, ha bisogno di arieggiare un po' la casa, di una spolverata, scrivetemi, chiamateci e noi andiamo. C'è lo scivolo, ragazzi! Siamo ad Aqualand qui, no? Come si chiama? Che dici se andiamo a mangiare qualcosina? Sì! Adesso ci facciamo una bella passeggiata verso il mare, giù di qua. Andiamo a cercare un posto carino dove mangiare, appunto sul mare. Se è abbastanza carino ve lo facciamo vedere, se no no. Sì, devo dire che è sufficientemente carino, si può fare. Guardate che meraviglia! Savadika. Savadika, sabai di mai? Penai? Cosa hai ordinato? Allora, un'insalata di salmone e il mude dio, che sono pezzettini di maiale essiccati al sole e poi fatti fritti. Buoni. Bello leggero, cioè, insomma, pezzi di maiale essiccati al sole e fritti. Pezzettini, delle striscioline, delle pezzettine di cotica fritte. No, No, è carne magra, essiccata al sole di modo che il grasso si... e poi fritte. Ah, va bene. Ma fritte così, velocemente. Arroinata. Questo è il maiale, quello secco, fritto e unto? Non è unto. Questo è il mio riso dietetico. Non è tuo, qui si mangia tutto share, si mette in mezzo Dillo e in tutto si mangia indonesiano. non mi ricordo noi. Makan, noi, makan. Adesso sono concentrata col cinese, mi sono dimenticata le parole indonesiane. Mi scusi se lei è poliglotta. Buon appetito. Arroi. Io ho lavorato fino adesso, Franco è sceso giù in piscina che mi aspetta, quindi guardate che meraviglia di piscina. Adesso io mi faccio un bel bagnetto, perché tutta la mattina io che lavoro, cioè mentre lui dorme qua. Ecco, guarda lì. Disgraziato. Vabbè, adesso mi metto in costume e mi faccio un bel bagno. Saremo anche ai tropici, però io c'ho freddo quando entro in acqua. È ghiacciata. Oddio. Oddio. Sono finiti i gradini. O vado o lavavo la spacca.
Bella fresca. Gelida. Scusa, ma ai tropici non si dovrebbe scaldare l'acqua? Voglio andare a fare una scivolata lì sullo scivolo, tipo Acquapark. Sembra di essere un po' in una giungla. Ho capito adesso perché si chiama The Cliff Condominium, perché c'è il cliff, ci sono le rocce. Le rocce non sono, però lo scivolo è vero. C'è anche qui come una specie di grotta, è troppo divertente. La grotta in mezzo alle palme. E qua cosa c'è? The Cliff. Immensa natura. Adesso vado a scivolare giù dal trampolino lì, dallo scivolo. Mi sento un po' nel film Picnic in Edinburgh. Oddio, c'ho paura però. Ma scivolo, scusa, io non so se scivolo, Devo forse buttarci dentro un po' di acqua così. Secondo me le chiappe mi si appiccicano. Cioè, così a secco. A secco. Vabbè, io provo. Aiuto. No, mi blocco. No, niente, adesso però non riesco a tornare su perché sono scivolata. Qua l'acqua c'è. Ecco, ho scoperto l'arcano, sono andata alla reception, ho detto vorrei scivolare, mi hanno acceso l'acqua. Adesso sì, che ho paura. Non so, forse ho cambiato idea. Oddio. Adesso vado a chiamare Franco. Sono riuscita a schiodare Franco dal lettino, a svegliarlo e l'ho obbligato a buttarsi giù dallo scivolo. Che figata, è bello. Vero? Divertente. Ne è valsa la pena svegliarsi? Sì. Adesso torno a riposare però. Sono nel Soi, cioè nella vietta, nel vicolo, diciamo un po' grande come vicolo la strada, dove c'è Fusillo, il ristorante di Ace. Ace è il mio ex fidanzato, era il cameraman di 100 vetrine. Vediamo la temperatura. Temperatura normale. Ace! Ciao! Sawadika! Ciao! Ci possiamo abbracciare, no? Tanto non abbiamo il Covid. Eccolo qui, ve lo ricordate? Come no? Perché chi sì? tutte le persone, le migliaia di persone che già mi seguivano anni fa, che adesso mi seguono anche su YouTube. Anche su YouTube. Un sacco di persone mi dicono, ti seguo! Si è emozionato, ragazzi, si è emozionato. Allora, fammi vedere, dai. Illustrami. E cosa ti illustra? È enorme questo locale, Devo darti... Ok, faccio sì. così. Qui la mangiano le chiappe. Da pochi mesi, quasi 4, prima eravamo in un posto sulla main road un po' più piccolino. Questa è enorme. Questa era una ex spa, che in parte lo è ancora, e abbiamo pensato di trasformarlo in ristorante. E qui
Ciò che non può mancare in un ristorante è la wine cellar. Perché una volta non parlavi inglese, ma neanche adesso. Perché la cosa che funziona è che uno va dentro, vorrei mica uscire senza una bottiglia di vino, no? Per cui adesso noi entriamo, usciremo con una bottiglia di vino. bella fresca. Qua abbiamo i vini del nord, l'Amarone e il Monceau, il Barolo. Qui invece è centro Italia, dove insomma la Toscana la fa la padrona, anche col Tignanello, che insomma è un vino di livello, se vogliamo. Ce ne sono poi altri. Poi invece qui abbiamo un po' di vini del sud Italia, vini stranieri e i bianchi in esposizione, perché poi sono invece nel frigorifero, perché vanno bevuti un po' più freddi, ecco. E qua usciamo sul giardino. Ah, qua c'è un altro pezzo forte. Non so se sia forte. Sawadika! Qui c'è il forno a legna. Forno a legna. Show the oven. Mi mai? Qui abbiamo un terrazzino dove amano mangiare, perché anche se piove sono coperti. E poi abbiamo delle pergole. Un pero di ace. Delle pergole che ancora aspettano di essere coperti da questi alberi, insomma. Perché siete qua da poco e siamo quindi... qui da poco. Poi Ma che bello! Qua su questa parete ci sono un sacco di foto di che è la moglie di Ace, tutti in giro per l'Italia. C'è la Torre di Pisa, Firenze, Matera, Siena, Roma, Milano, Venezia, Taormina. Chi più ne ha più ne metta. Hanno girato tantissimo. E beh, insomma, doveva far conoscere a un po' l'Italia, giustamente. Il locale sta cominciando a riempirsi, ragazzi. Lavora tanto, anche con il Covid. E queste lucine fuori sono belle. Sono lì che chiacchierano. Ragazzi, bisogna andare a lavorare, insomma, a bere. Prima finiamo Un brindisi, scusa. però una cosa, non dire che si mangia bene qui, perché poi magari le aspettative sono troppo alte. Non è vero, si mangia benissimo. Io ho dato 5 stelle per la cena. Solito ottimista. Dai, su. Beh, questo fidanzato abbiamo presentato, il prossimo ex fidanzato fra qualche puntata. Ma tu credi a te? Il prossimo ex fidanzato non sono io però, ce ne sarà un altro. Ok. Spero che per voi questo inizio 2022 sia stato bello, meraviglioso, stupendo, o perlomeno buono, ecco. Noi fra qualche giorno partiremo, andremo via da Pattaya e andremo in un posto che è segreto, ma lo scoprirete nel prossimo video. Noi appunto ci vediamo la prossima settimana e a questo punto, con questo mare, non mi rimane altro che dirvi buona onda!